Vorrei descrivere in breve cos'è questa alta scuola di studi ermetici per la pratica del metodo. È l'alchimia, la magia trasmutatoria e la magia sintetica, che sono le tre costole da cui si diparte completamente la conoscenza dell'ordine ammonio. Nella vita hanno trasformato me come tante altre persone che non sono conosciute dal mondo, perché nell'ordine ammonio, ossia in questa alta scuola, si veniva cooptati e quindi non si poteva scegliere di arrivarci. In questa scuola si imparerà a scoprire veramente cosa c'è nel fondo di voi stessi e si cominceranno i primi passi per entrare a contatto con il proprio nume. Chi è il proprio nume? Voi stessi resi perfetti. Il proprio nume è quella parte di se stessi che tutti chiamano Dio. È quella parte unica, quella parte assoluta, quella parte globale di noi stessi che ci porta direttamente oltre ciò che noi siamo nella nostra personalità. L'alta scuola di studi ermetici per la pratica del metodo si chiama così proprio perché mette l'accento sul metodo, un metodo particolare che non è conosciuto da molte persone, ma che una volta messo in atto porta alla trasformazione completa della persona. Esso si basa sull'alchimia metabolica, sulla magia trasmutatoria. Ora vorrei soltanto spendere 2 parole per il termine magia. Non bisogna assolutamente pensare chissà che cosa, ma bensì, come da noi è conosciuta, come la tecnica della volontà atta a trasformare completamente il nostro interiore. Quindi ecco perché è trasmutatoria, perché è basata sempre all'ascesa, all'ascensione dell'essere umano. In questa scuola non si richiedono sacrifici, si richiede pratica, si richiede costanza, si richiede serietà, si richiede il classico silenzio per poter giungere dove ti deve giungere, e non per una questione di mera segretezza, ma per ovviare alle 4 regole della Sfinge: sapere, volere, osare e tacere. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del metodo. Cos'è il metodo? Il metodo è l'alchimia come mi è stata trasmessa e come io la sto trasmettendo. Questa alchimia non è l'alchimia ermetica egiziana, che è maschile, è l'alchimia ancora più antica, è l'alchimia sumera, l'alchimia di Maria l'Ebrea. Maria l'Ebrea era la sorella di Mosè, quindi era colei che ha dato agli esseri umani la conoscenza completa, non per niente era una donna ed era una sacerdotessa, poiché questa alchimia si basa direttamente sul metabolismo. Per esempio, Maria l'Ebrea ha inventato il bagno Maria, oltre a tante altre cose. Questa alchimia si basa sulla lavorazione di ciò che è dentro l'essere umano e sulla riuscita della correzione delle cellule dell'essere umano. Per questo che è chiamata metabolica. Nel tempo fu nascosta e veniva riservata solamente ai greci. Ora, non voglio sminuire assolutamente l'alchimia ermetica egizia, è un'altra strada, un altro filone, diciamo un filone maschile. Infatti Tot, Hermes, è un dio maschile, mentre questo che sto portando sempre l'accento è un'alchimia, diciamo, più femminile, ma con questo intendiamo che si appoggia completamente a ciò che è la natura intera, universale. È attraverso di lei che si giunge alla conoscenza della luce che è dentro l'essere umano e che porta a condensare il corpo interiore per giungere all'immortalità. Questa alchimia ha il grande pregio, essendo arte regale, di dare il massimo a chi la pratica. Anche chiunque la praticasse per poco tempo si rende conto della sua efficacia, perché va a vedere come viene modificato nei modi, nel pensiero e nel modo d'essere. Tra l'altro la potenza di questa alchimia è assoluta per quanto riguarda anche il miglioramento e la trasmutazione della vita di tutti i giorni. Sì, perché basandosi sull'interno va a trasmutare anche ciò che c'è fuori di voi nella vostra vita. Questa è l'alchimia grande. Questa è l'alchimia assoluta, e non è che non contiene qualcosa di maschile, anzi, viene detta femminile perché la grande sacerdotessa, Maria l'Ebrea, conteneva in sé entrambi i termini. Questa scienza venne dal cielo, questa scienza non è dell'uomo,
Questa scienza venne data da coloro che istruirono l'uomo a poter tornare al paradiso perduto, che purtroppo non è più sua possibilità e capacità. Parliamo un attimo delle divisioni dell'alchimia grande. Normalmente si inizia con l'alchimia vegetale, quindi con tutto ciò che sono le piante, i fiori, le erbe, gli alberi, per andare a colpire, quindi a correggere, a sistemare tutto ciò che è nel corpo lunare umano o corpo vegetale. Poi si passa all'alchimia minerale, che va direttamente a correggere tutto ciò che sono nelle cellule minerali dell'essere umano, quindi dalle ossa a tutto ciò che è anche nel sangue e che circola nel corpo umano. Superata questa fase si giunge a una sottoalchimia, una sottofase che è l'alchimia cristallina, che va a perfezionare il lavoro della vegetale e della minerale. Ancora si giunge all'alchimia metallica. Questa alchimia dà la possibilità di creare assolutamente il corpo aureo assoluto, il cosiddetto corpo solare, passando dal corpo mercuriale, quindi Mercurio. Questa alchimia o alchimia metallica ha la capacità di andare a portare l'essere umano direttamente a contatto con la sfera atemporale che vi è direttamente nell'universo. Essa è il coronamento, il corona opus, come si dice, ma non vorrei che voi la confondeste con l'alchimia, cioè ossia l'arte di lavorare i metalli. Io sto dicendo qualcos'altro che non è tanto conosciuto, perché dei metalli che sto parlando sono sempre in collegamento con l'essere umano. La distillazione. La distillazione è la parte più bella della via umida, la parte iniziale dell'alchimia, perché è meravigliosa, perché si basa sui profumi, si basa sull'estrazione da piante come questo meraviglioso calamo, una pianta che era già nota 5-6 mila anni fa e che rientra in incensi e distillazioni già in Sumeria tra gli ebrei e gli egizi. Sì, questa alchimia parte dal terzo step, superando la soluzione, la putrefazione, le lascia un pochino più in là, per poter già dare impronta e il risultato, e con la distillazione, direttamente distillando dalle piante scelte a secondo la propria astralità, ha la capacità di portare alla gloria. Ma come si inizia? Normalmente si parte da una pianta principale per poter fermare la coscienza e la mente, e dopodiché, una volta che l'essere umano è già entrato in uno stato di silenzio, di tranquillità, di equilibrio, è possibile andare a praticare ancora con le varie distillazioni delle varie piante che sono legate alla personalità stessa. Non immaginate che le piante possano essere tutte uguali per ogni persona, perché non è così. La via individuale, la via dell'ordine ammonio, individua, dà per ogni persona le piante giuste che corrispondono alla propria astralità, come ho detto prima, e quindi con la distillazione li porta direttamente in un mondo fatto di profumi e di capacità di estasi e di tranquillità e di correzione della propria anima, della propria mente, in uno stato di silenzio, in uno stato di centratura, in uno stato che non si poteva immaginare potesse essere raggiunto in brevissimo tempo. Questo è l'inizio della via